Ciao Mauro, è veramente un piacere conoscerti. Ho sentito parlare molto del tuo È un lavoro. piacere per me e ti ringrazio per avermi ospitato nella tua casa. C'è di che, è un piacere conoscerti. Quando eri giornalista dell'Economist, Sì, ero corrispondente dall'Africa orientale per l'Economist. Ero di base a Nairobi, in Kenya, e alcuni paesi limitrofi erano paesi di cui mi occupavo regolarmente. E uno di questi paesi era l'Etiopia. Poco dopo aver visto il film I Predatori dell'Arca Perduta con Harrison Ford, poco dopo averlo visto, ho fatto un viaggio di ricerca in Etiopia e mi sono accorto che gli etiopi sostenevano di possedere questo oggetto. Ovviamente me ne sono interessato. Questo oggetto potente e misterioso è nascosto tra le montagne dell'Etiopia. Non ne avevo mai sentito parlare prima. Così ho iniziato a indagare su questa affermazione. Ora, a quel tempo era l'anno 1983, erano i primi anni 80 e non avevo alcun interesse particolare per la storia, la preistoria o l'archeologia. I miei interessi erano molto più sull'attualità, ma avevo anche la sensazione che credo qualsiasi giornalista avrebbe avuto, che c'era qualcosa di interessante, perché gli archeologi respingevano le affermazioni dell'Etiopia, dicevano che non c'era nulla di vero, era una completa fantasia. Ho compreso invece che era importante per la cultura etiope, era fondamentale per la cultura etiope la presenza di una comunità di ebrei etiopi. Li chiamano Bet Israel, la casa di Israele, sono conosciuti in Etiopia come Falasha e praticano una forma molto antica di ebraismo. Hanno conosciuto il Talmud solo grazie all'attività missionaria di Israele. Non avevano il Talmud, ma avevano la Torah. Quindi professano una forma di ebraismo molto antica, praticavano il sacrificio di arieti. E questo credo è proibito nel giudaismo dalla distruzione del primo tempio. Praticavano il sacrificio di arieti e avevano una ricca storia che raccontava come erano arrivati in Etiopia e come avevano portato con loro l'Arca dell'Alleanza. È una storia diversa da quella raccontata dall'epopea nazionale etiope. L'epopea nazionale etiope si chiama Kebra Agast, la gloria del re. In essa si sostiene che la regina di Saba fosse una regina etiope. La regina fece la sua famosa visita alla corte di Salomone. Secondo la versione etiope, fu messa incinta da Salomone, tornò in Etiopia e partorì il bambino. Il suo nome era Menelik, figlio del saggio. La storia racconta che all'età di circa 20 o 21 anni tornò a Gerusalemme e fu riconosciuto da suo padre. E dopo un anno alla corte di Salomone riuscì a rubare l'arca dell'alleanza. Questo è scritto nel Kebra Nagast e la portò in Etiopia. E nel Kebra Nagast ci viene detto che Salomone era d'accordo perché significava che Dio voleva che fosse in Etiopia piuttosto che da qualche altra parte. Questa storia però non tiene conto della misteriosa presenza di una comunità ebraica molto antica in Etiopia e della loro storia, su come sono arrivati. Dicono di essere arrivati attraverso l'Egitto, che i loro antenati hanno trascorso alcune centinaia di anni su un'isola del Nilo. In quell'isola siamo abbastanza certi di quale fosse l'isola, era l'isola di Elefantina, perché su di essa fu costruito un tempio ebraico. Il tempio ebraico fu costruito nello stesso periodo chiedo del scusa, primo posso dire tempio. una cosa? Sì, Lì conoscevano le mogli di Yahweh, erano in realtà una variante della religione ebraica. proprio così, proprio così. Qui arriviamo al punto interessante in cui la storia si collega con questo racconto, perché il tempio ebraico sull'isola di Elefantina è un fatto, è esistito. C'erano comunicazioni tra esso e Gerusalemme. Il tempio aveva le stesse dimensioni del tempio di Salomone. Quando cerco nella Bibbia una spiegazione per la costruzione del Tempio, l'unica spiegazione che trovo è come ricovero per l'Arca dell'Alleanza del Signore. È un luogo in cui l'Arca dell'Alleanza deve essere collocata e quindi, all'improvviso,
Mentre c'è ancora il primo tempio, ne abbiamo un altro in Egitto delle stesse dimensioni. E gli ebrei etiopi dicono che i loro antenati furono cacciati da quell'isola. Anche questo è vero. Sappiamo dalla storia egiziana che ciò è avvenuto. C'era una comunità ebraica lì e c'è stato un conflitto con le autorità egiziane perché l'isola di Elefantina è dedicata al dio egizio, Khnum. Khnum è una divinità con la testa di ariete e la tensione era causata proprio dal loro sacrificio di arieti. Quindi i falasci dicono, per farla breve, che i loro antenati fuggirono verso sud. Non sono andati a nord, attraversando un Egitto ostile per tornare a Gerusalemme. Sono andati a sud e seguirono il sistema fluviale del Nilo, il ramo del Nilo azzurro, e finirono nel lago Tana. Il lago Tana, che è la sorgente del Nilo azzurro, e all'improvviso ho capito che questa storia aveva un senso, perché come si fa a collegare? Gerusalemme ed Etiopia, una volta entrati in Egitto nella valle del Nilo, ciò che li collega è il fiume Nilo. Era logico che il lago Tana fosse il luogo in cui i falasci stabilirono la loro patria. Una volta appreso tutto questo, ho cominciato a pensare che la storia etiope meritasse un'indagine seria. E l'ho fatto in modo approfondito. In quel periodo c'è stata una transizione nella mia vita. Dall'indagare su questioni di attualità passai all'indagine sul passato, mi ha portato su quella strada. E la prima cosa che ho provato riguardo all'Arca dell'Alleanza, mentre leggevo tutte le descrizioni molto attentamente, è che questa cosa sembra uno strumento tecnologico. È stata costruita con cura, c'è un progetto, ci sono istruzioni su cosa fare, c'è oro, c'è il legno, c'è oro, ci sono queste tavolette misteriose che sono collocate al suo interno, qualunque cosa siano. E mi ha aperto gli occhi sulla possibilità che ci sia un periodo tecnologico dimenticato nel passato dell'umanità. Non avrei scritto i miei libri sulla possibilità dell'esistenza di una civiltà perduta se non avessi prima incontrato il mistero dell'Arca dell'Alleanza. Certo. Penso che la rivendicazione etiope sia piuttosto intensa per molte ragioni. Tuttavia, il suo ruolo nella mia vita è stato quello di educarmi ai misteri del passato, che gli archeologi ignorano completamente e liquidano con disprezzo. Non sono interessati ai miti, alle tradizioni, a nulla del genere. Li liquidano e basta. E nel farlo, come si dice in inglese, buttano via il bambino con l'acqua sporca. Si perdono cose importanti nel loro disperato tentativo di essere scienziati. Per me è stata una lezione importante. Ci sono misteri nel passato che non sono stati spiegati, che certamente non si spiegano con l'attuale modello di storia. E quel modello quindi deve essere messo in discussione ed è a questo che ho dedicato la mia vita. È stata un'avventura straordinaria per me e mi ha aperto gli occhi e mi ha messo sulla strada che sto percorrendo ancora oggi. Credo che sia impossibile comprendere la condizione umana nel presente se abbiamo un'unica visione del passato. Dobbiamo avere una diversità di vedute, dobbiamo essere aperti a tutte e questo è il problema principale che ho con l'archeologia. Ancient Apocalypse, that I, of course, so totally, as I read your books,